Buongiorno a tutti, sono Sara Palmieri e sono la pizzaiola gluten free di 10 Diego Vitaliano a Bagnoli di Napoli. Oggi vi mostrerò come si prepara una vera pizza napoletana in versione gluten free. Per realizzare il mio impasto gluten free utilizzo 500 g di acqua fresca a temperatura ambiente, 600 g di farina fiore glutto mulino caputo, 15 g di sale, 1,5 g di lievito e 5 g di olio extravergine di oliva. Partiamo con la realizzazione del mio impasto. Sciogliamo il nostro pezzo di lievito all'interno dell'acqua. Possiamo utilizzare sia del lievito di birra fresco sia del lievito secco di birra. Nel caso in cui andremo ad utilizzare il lievito secco useremo metà dose rispetto a quella che vi ho dato precedentemente. Una volta sciolto il lievito iniziamo a mettere la farina all'interno della nostra ciotola. Andrò a metterla poco alla volta in modo da poter sciogliere tutti i grumi. Naturalmente è un impasto che può essere fatto anche aiutandoci con una macchina industriale o a casa, quindi con una mini planetaria. Io preferisco sempre farlo a mano in modo da poter capire anche la giusta consistenza dell'impasto. Aggiungiamo l'altra farina e circa a metà dose andiamo ad aggiungere anche il sale. Il sale va messo sempre a distanza dal lievito, appunto come un impasto tradizionale, e continuiamo ad aggiungere la farina. L'impasto senza glutine è un impasto più delicato, quindi bisogna armarsi di pazienza, lavorare con più delicatezza l'impasto in modo da poter far amalgamare bene l'acqua e la farina. Infatti, se vedete, io andrò ad effettuare una sorta di pressa in modo da schiacciare tutti i grumi e far sì che l'impasto diventi omogeneo. Continuo ad aggiungere la farina poco alla volta. La fase finale dell'impasto è quella un po' più delicata perché inizia a prendere consistenza e quindi dobbiamo lavorare con un po' più di forza e per un po' più di tempo, appunto per evitare la formazione di grumi. Come vedete sto mettendo la farina poco alla volta. Naturalmente questo è il mio metodo di impasto, quindi non è una regola per il senza glutine, semplicemente è quello che ho constatato io con il mio lavoro. Come vedete sto spingendo un po' di più per far sì che i grumi spariscano all'interno della pasta. Abbiamo già una miscela studiata, quindi non andremo ad aggiungere addensanti o zuccheri per la colorazione della pasta, semplicemente ci comportiamo come un impasto napoletano, quindi acqua, farina, sale e lievito. Allora, abbiamo quasi ultimato la fase dell'impasto all'interno della ciotola, tra poco ci sposteremo sul banco e finiremo la nostra lavorazione. Nella fase finale andremo ad aiutarci con un po' di olio extravergine di oliva in modo da non far aderire troppo l'impasto sia al banco e sia alle mani del pizzaiolo che lo prepara. Una volta spostato l'impasto sul banco, andiamo a cospargerlo di olio e terminiamo con la fase dello staglio. Questo naturalmente è un impasto che può essere fatto tranquillamente a casa, come avete visto è molto semplice da realizzare. Volendo a casa potete aiutarvi anche con una forchetta o con una frusta in modo da evitare che l'impasto aderisca troppo sulle mani. Come avete visto sul banco vado a lavorarlo leggermente e procediamo con lo staglio. Andremo ad effettuare una pagnotta di 290 g circa. Naturalmente questo è per una pizza napoletana, poi a livello di pizze in teglia, focaccia e altro aumentiamo o diminuiamo le dosi a nostro piacimento. Pesata la nostra pagnotta andremo a girarla leggermente effettuando una sorta di rotazione e pressione contemporaneamente. L'impasto senza glutine ovviamente non può essere chiuso come un impasto normale perché non essendoci la maglia glutinica non andiamo ad incordarlo. Noi effettuiamo semplicemente questa chiusura per far sì che dopo le nostre 36 ore di maturazione in frigo l'impasto sia già della forma che è ottimale per la stesura. Adesso andremo ad impellicolarlo e a metterlo in frigo per 36 ore. Dopo le 36 ore l'impasto sarà pronto per la lavorazione. Adesso andremo a mettere la nostra pagnotta nella pellicola, quindi la posizioniamo in maniera centrale. Effettuiamo un paio di giri, tagliamo
e chiudiamo come un pacchettino. Questa è la nostra pagnotta che andrà in frigo appunto per 36 ore di maturazione e lievitazione. Questo è il nostro impasto dopo le 36 ore in frigo, adesso andremo a stenderlo e vedrete il risultato finale dopo la cottura in forno. Mettiamo sul banco una spolverata di fior di riso che ci aiuterà per la stesura. Utilizziamo questa farina e non altre tipologie di farina perché ha una consistenza molto particolare, quindi una parte macinata mista ad una parte un po' più grezza. Quindi questo farà in modo che non rimane troppa farina attaccata sul nostro impasto. Allora inizio ad effettuare una pressione partendo dal centro e mi spingo verso la parte laterale dell'impasto. Deve essere un'operazione molto delicata, bisogna avere un po' di pazienza perché l'impasto senza glutine, appunto non avendo la maglia glutinica, tende a spaccarsi e a non rimanere uniforme. Quindi dobbiamo essere molto lenti. Tra poco andremo a cuocere la nostra pizza in un forno napoletano, quindi un forno che arriva ai 430 gradi. Naturalmente la stessa operazione può essere effettuata nel forno di casa, quindi un forno elettrico, portandolo al massimo della temperatura, quindi parliamo un 230-250. Ovviamente ci sarà una piccola differenza a livello visivo, però a livello di sapore avremo lo stesso prodotto. Con una spatola togliamo la farina in eccesso. Una volta ottenuto il diametro che preferiamo, io mi mantengo intorno ai 31-32 cm di diametro, vado a spennellare un po' di olio sul cornicione. Mi aiuto con dell'olio sempre extravergine di oliva per far sì che la farina di riso che può essersi attaccata in eccesso vicino all'impasto venga pulita del tutto e in bocca non sentiremo un sapore spiacevole di farina un po' bruciacchiata. Una volta fatta questa operazione andiamo a farcire con una semplice bufalina, quindi ci manteniamo su un classico napoletano. Mettiamo un cucchiaio e mezzo di pomodoro San Marzano schiacciato a mano, del grana grattugiato, qualche foglia di basilico spezzettata e la nostra bufala campana. Siamo pronti per andare in forno. Solitamente mi aiuto con una pala del tutto forata in modo da poter scaricare la farina in eccesso che rimane sotto il nostro impasto quando andiamo a stenderlo. Vado a dare qualche altro colpo sul forno, appunto per scaricare tutta la farina in forno. Da questo momento in poi ci comportiamo come una classica pizza napoletana, quindi in forno da circa 90 secondi, quindi parliamo di una pizza napoletana contemporanea che ha bisogno di asciugare un po' di tempo in più. La nostra bufalina gluten free è pronta. Ultimiamo con qualche foglia di basilico e dell'olio extravergine di oliva. Ecco, la nostra pizza è finalmente pronta. Spero che i miei consigli vi siano utili anche a casa per la preparazione di una buona pizza senza glutine.